Correa-Inter, un matrimonio difficoltoso di fatto fin dal giorno 1 e che quindi fa nascere inevitabilmente una grande domanda in vista del calciomercato estivo. Cosa fare con Correa? Confermarlo, cercare di piazzarlo, ricostruire l'attacco nerazzurro che avrà bisogno di una bella dose di restyling comprendendo Correa oppure immaginando una sua cessione? Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto oggi dedicato al Tucu Correa, un giocatore che per tutto l'anno ha fatto discutere noi tifosi interisti, attualmente se ne sta tornando a parlare e sta ricominciando appunto a far dibattere i vari tifosi fra chi stravede per lui e vorrebbe riconfermarlo e chi invece gradirebbe una sua cessione per far spazio a giocatori più affidabili. All'interno di questo contenuto cercheremo di fare innanzitutto un appunto della situazione sulla stagione di Correa a circa, anzi senza circa, a 3 partite effettive dalla fine della stessa e poi cercheremo di dare 3 motivi per cui confermare Correa anche per la prossima stagione e 3 motivi per cui invece non confermarlo. E poi nei commenti chiaramente dibattito apertissimo e scambio di opinioni che mi auguro possa arrivare. Cominciamo subito. Allora, e cominciamo dalla stagione, dicevamo, di Joaquin Correa, dalla contestualizzazione del come è arrivato e con quali presupposti. Allora, l'Inter acquista Correa dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto che sarebbe scattato al primo punto ottenuto dal mese di febbraio 2022. La cifra complessiva che l'Inter andrà a spendere, pur se suddivisa in tre diversi pagamenti, è di circa 31 milioni di euro. Sarebbero stati 30, c'era 1 milione di bonus che sarebbe scattato alla qualificazione matematica alla prossima Champions League in cui ci siamo. L'ingaggio che percepisce Correa è di 3,5 milioni netti, che sono circa 6,5 lordi, per un costo rosa totale, quindi l'ingaggio lordo più ammortamento annuo, di circa 14 milioni di euro. Questo è il punto della situazione a livello economico. Molto spesso, fin dall'inizio, Correa è stato associato ad un concetto, che è quello di giocatore che è stato acquistato per accontentare l'allenatore. E poi si sono fatti riferimenti con il Nainggolan che volle Spalletti, il Vidal di Conte, eccetera, eccetera. Vero, Correa è stato sicuramente una richiesta di Inzaghi, però va fatta una specifica. Correa per l'Inter di fatto è stata la quarta scelta sul mercato. La prima era ovviamente tenere Lukaku, perché a differenza di Hakimi che l'Inter già dava per scontato di dover perdere, l'Inter non aveva messo in, diciamo, non aveva dato per scontato di dover perdere Lukaku, si è ritrovata in quella condizione a stagione in corso, tra virgolette. Quindi la prima scelta era quella. La seconda scelta, una volta perso Lukaku, era Duvan Zapata, che l'Inter ha provato a prendere, ma ovviamente avendo un'età comunque non più giovanissima, diciamo così, non voleva andare oltre una certa cifra richiesta dall'Atalanta. La terza scelta, se vi ricordate, è stato Marcus Thuram, per il quale l'Inter aveva fatto un'offerta importante. Thuram poi si è fatto male, ha avuto un infortunio abbastanza serio e quindi si è deciso di ripiegare sulla quarta scelta, che era appunto Correa, suggerita anche dall'allenatore, che chiaramente lo ha allenato per diverso tempo, lo conosce bene e lo ha acquistato. Io personalmente ad inizio anno, per chi ci segue si ricorderà, ero molto contento dell'arrivo di Correa, non tanto perché, cioè, a me piace come giocatore, ma oltre a questo ero contento perché ero convinto, una volta perso Lukaku, che la necessità dell'Inter fosse promuovere Lautaro al ruolo di prima punta. E secondo me l'arrivo di Correa sarebbe stato diciamo, il tassello ideale, la pedina ideale da mettere al suo fianco per esaltarlo, esattamente come alla Lazio era riuscito ad esaltare Ciro Immobile. In realtà però, come abbiamo visto fino ad ora, complice alcuni infortuni su cui fra poco torno e alcune scelte del mister, non è mai stato Correa questo tipo di giocatore. Anzi, il posto da titolare lo ha preso Edin Dzeko fin dall'inizio e non lo ha mollato di fatto fino a un mese fa. È da un mesetto circa che ci sono molte più variazioni dello spartito. La stagione di Correa quindi è stata segnata da tante panchine e da tante indisponibilità, perché andando a vedere da Transfermarkt, quest'anno Correa per infortunio ha saltato circa 80 giorni totali per un totale di 16 partite, quindi è stato veramente martoriato dai problemi fisici. Veniamo allora alle statistiche che ha messo insieme il Tucu Correa e che vi mostro direttamente appunto da Transfermarkt, statistiche di presenze, di gol e di assist in questa stagione. Quest'anno quindi ha giocato complessivamente 1167 minuti per un totale di 33 presenze,
complessive una media di circa 40 minuti a partita, che è molto bassa, perché io poi sia per le presenze che per i gol che per gli assist ho fatto anche un raffronto con la stagione scorsa e quella prima ancora. La stagione scorsa ha giocato una media di 70 minuti, comprendendo tutte le competizioni, quella precedente una media di 68. Quindi non è un giocatore, non è uno staccanovista, diciamo così, non è uno che gioca 90 minuti sempre, però fra i 70 minuti circa di media dell'esperienza laziale e i 40 di quest'anno c'è una netta differenza. A livello di assist, quest'anno ne ha fatti 2, mentre le scorse 2 stagioni ne ha fatti 6 complessivi. A livello di gol, quest'anno ne ha fatti 4, la scorsa stagione ne fece 11 e la stagione precedente ne fece 10. Quindi è un giocatore che a livello medio ti porta a casa circa 15 gol, anzi qualcosina di più di 15 gol fra reti segnate e assist forniti. È abbastanza evidente, lo dicono i numeri, come la stagione di Correa di quest'anno sia estremamente sottotono, dovuta agli infortuni, dovuta a tanti fattori, però secondo me lo è altrettanto, andando a vedere i numeri della Lazio, il fatto che possa essere un buon elemento all'interno di una rosa, perché sono numeri che per un giocatore che ok gioca in attacco, quindi magari ti aspetti dai gol, molti di più, però sono numeri che secondo me sono abbastanza interessanti nell'ottica di un pacchetto offensivo completo. Veniamo quindi a questo punto ai 3 motivi per il sì e i 3 motivi per il no. Questo è un modus operandi che qui su Passione Inter applichiamo spesso, cerchiamo di leggere la situazione nel complessivo e dare sia pareri di un certo tipo che di un altro. Allora, io ho individuato 3 motivi e 3 motivi per essere molto rapidi. Perché confermare Correa? Primo motivo, lo dicevo un attimo fa, non è mai stato un goleador, non è mai stato un giocatore che garantisce 15-20 gol a stagione. È stato però sempre un giocatore che, inserito nel contesto giusto, è stato in grado, io ricordo bene alla Lazio, nell'ultimo anno soprattutto, è stato in grado di far funzionare meglio tutto il resto dell'attacco e tutti i giocatori che giocavano intorno a lui. Io penso che Immobile abbia ottenuto certe cifre realizzative, ok, per tutta la squadra, per tutto l'impianto tattico, ma anche grazie al suo partner di reparto. Penso che anche gli esterni della Lazio abbiano fatto molto bene, anche grazie a Correa, lo stesso Milinkovic-Savic. È quel tipo di giocatore che secondo me, se trova, diciamo, l'ingranaggio giusto, sa far girare molto meglio la squadra. E penso che Inzaghi lo abbia scelto e continui ad avere fiducia in lui, questo è quello che filtra da Piano Gentile, anche per questo motivo. Questo poi è un discorso un po' aleatorio, perché non ci sono dei numeri che possono testimoniarlo, però io che, guardando le partite come tutti voi, ho sempre avuto questa sensazione. Poi voi mi farete sapere eventualmente nei commenti. Secondo motivo, attualmente è un giocatore che ha caratteristiche uniche nell'attacco dell'Inter, perché nessuno, tanto quanto Correa, ha la caratteristica di saper prendere la palla, puntare alla porta, andare palla al piede e saltare l'uomo. L'ha fatto più volte, il gol emblematico che cito sempre è quello di Lautaro in Inter-Napoli, dove Correa prende palla dall'area difensiva, si fa tutto il campo, arriva nei pressi dell'area avversaria, scarica Lautaro che fa gol. Sanchez, Lautaro e Dzeko non hanno questo tipo di caratteristica. E sinceramente continuo a pensare che, per quanto si sia visto poche volte, Lautaro si sia trovato nettamente meglio con lui che con Dzeko. Io fin da agosto do la mia, come dire, sono perplesso rispetto a questa coppia Lautaro-Dzeko, che ha fatto tanti gol e ha funzionato anche abbastanza, ma io continuo a vedere una difficoltà nel dialogo, nel fatto di trovarsi in campo, mentre invece con Correa ho visto più volte come se fossero degli automatismi che vengono naturali ai due giocatori. E per esempio il gol di Lautaro nel derby di Coppa Italia su assist di Correa è diciamo, la spiegazione perfetta. Non ho mai visto, giocando in coppia con Dzeko, un'azione sviluppatasi in quella maniera. Magari con Sanchez sì, con Dzeko un po' di meno. Il terzo motivo è un motivo in cui, diciamo, ci siamo dentro non per responsabilità, cioè nel senso è una situazione che c'è e va tenuta conto. È stato pagato 30 milioni e quindi questa è stata una scelta che è stata fatta in estate. A questo punto mi sento di dire probabilmente la cifra è più alta rispetto a quella che avrebbe meritato di essere. In ogni caso la cifra spesa è stata quella, quindi attualmente venderlo facendo plusvalenza o comunque contenendo il danno è molto difficile. Di conseguenza le vie sono due. Fare plusvalenza è impossibile, cioè venderlo a più di 30 milioni dopo questa stagione è impossibile. Quindi o si contiene il danno, appunto come dicevo, ma devi cercare un compratore che ti offra almeno 23-24 milioni, più o meno, la vedo molto complessa, e quindi provare a ridurre il più possibile la minusvalenza, oppure rivalutarlo.
cercare di dargli fiducia nella prossima stagione e sperare eventualmente di rivenderlo dopo una stagione più positiva. Considerato che ha 27 anni, è un giocatore nel pieno della sua maturità o comunque che ci sta arrivando, secondo me rivalutarlo ci può stare a livello complessivo. Poi, come dico sempre, va considerato tutto il pacchetto offensivo e anche da lì si stabilirà se la permanenza o l'eventuale addio di Correa sarà stata la scelta giusta. In ogni caso gli va data fiducia. I 3 motivi per non confermarlo. Il primo in qualche modo lo lego a questo concetto della fiducia. Mi ha sempre dato la sensazione di essere un giocatore che deve avere continuità, cioè deve sentirsi al centro del progetto, anche se non titolare fisso e indiscutibile, quantomeno sentirsi una risorsa che viene chiamata in causa spesso. Giocare poco, giocare spezzoni limitati, magari puoi farsi 2-3 panchine di fila, ecco, è un tipo di giocatore che difficilmente riesce ad avere poi la scintilla come dire, per imporsi. Questa è in parte una colpa, in parte secondo me una caratteristica. Non gliene farei una colpa totale, diciamo. Quindi se c'è la possibilità e la volontà di dargli una fiducia che vada oltre un minimo, diciamo, di presenza, di minutaggio, è un conto. Se si deve replicare la stagione di quest'anno, allora è molto difficile che Correa, secondo me, possa fare la differenza. E quindi mi domando, in un attacco con Lautaro Martinez, Dzeko che rimarrà, un ulteriore profilo che sappiamo l'Inter andrà a comprare, vedremo se sarà Dybala, se sarà Scamacca, se emergeranno altri nomi, si avrà la possibilità di garantirgli questo tipo di scenario? Nel caso in cui la risposta sia no, come temo, questo allora è uno dei motivi per cui forse sarebbe meglio venderlo. Secondo motivo, è troppo propenso agli infortuni e alla discontinuità, e questo l'abbiamo visto benissimo quest'anno, e con un attacco che quello di quest'anno l'abbiamo visto, le condizioni in cui era anche a livello di assortimento. Vedremo quello dell'anno prossimo. La domanda è: ci possiamo permettere con 3 competizioni, partite ogni 3 giorni, fino di fatto a febbraio, di avere un giocatore che è un enorme punto di domanda, è quasi il Sensi dell'attacco, per fare un paragone e per capirci? Non lo so, temo di no, e quindi questo può essere un altro motivo che mi porterebbe a spingere per la cessione. Il terzo motivo è che Correa, sia attualmente con Alexis Sanchez in rosa, che immaginando il cambio Sanchez-Dybala, che alcuni dicono sia plausibile, sarebbe il terzo sudamericano su 4 attaccanti: Lautaro, Sanchez/Dybala e Correa. L'abbiamo visto, purtroppo ragazzi, le nazionali, soprattutto per i sudamericani, spesso portano problemi a livello di infortuni e anche a livello di rientro, perché rientrano sempre tardi. La prima partita dopo le soste spesso risulta per loro difficile da essere giocata, e quest'anno abbiamo avuto tante partite importanti dopo le soste, quindi anche qui la domanda è: su un pacchetto di 4 attaccanti possiamo permetterci di avere 3 sudamericani? Vista l'esperienza di quest'anno sono molto in dubbio su questo giudizio, e quindi dico, fra Lautaro, Dybala, immaginandoci che arrivi l'argentino, e Correa, se devo perderne uno, devo sacrificarne uno, difficile che non scelga Correa, al di là di tutte le questioni che ho detto prima, economiche, che chiaramente sono da considerare. Tra questi 3 penso che il primo sacrificabile sia proprio il Tucu, e quindi questo è il terzo motivo, quantomeno di riflessione, sulla possibilità che possa essere ceduto. Questa, ragazzi, era un po' la mia analisi. Ho cercato, ripeto, di individuare sia motivi pro che motivi contro l'eventuale futuro all'Inter di Correa. Fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate nei commenti. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, lasciatemi l'emoji della bandiera argentina. Abbiamo parlato di Correa, quindi bandiera argentina nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate anche un mi piace a questo contenuto se vi è piaciuto. Vi rispondo poi nei commenti. Vi ricordo che potete anche sostenere il nostro progetto se vi piace il nostro modo di trattare le notizie e di fare community legata alla nostra cara Inter. Potete sia abbonarvi direttamente sul canale YouTube oppure entrare a far parte della nostra splendida community riservata. www.passioneinter.club, entrate nel nostro gruppo Discord e vi accoglieremo con molto piacere. Per il resto ci vediamo tutti i giorni in diretta alle 19:30.